Ciao a tutti amici PC Components, ecco oggi ci troviamo qui con questo notebook Asus, quindi precisamente questo è un Asus X551L che ha un problema, praticamente non funziona bene la tastiera, alcuni pulsanti non sono funzionanti, quindi andiamo a sostituire la tastiera. Cosa succede? Per sostituire la tastiera ci sono due possibilità: o sostituiamo tutta la parte superiore. In effetti diciamo che il componente originale è praticamente tutta la parte superiore, quindi tastiera con la cover, questa qua in alluminio. Oppure in maniera, se volessimo risparmiare, possiamo diciamo solamente sostituire diciamo la tastiera. Adesso vi faccio vedere come, ma io in questo caso non lo farò. Io in questo caso andrò a sostituire la tastiera con una tastiera originale dell'Asus, ok, che è questa. Quindi iniziamo a smontare tutto. Quindi iniziamo a togliere tutte le viti dalla parte posteriore, facendo attenzione naturalmente a dividerle in maniera corretta, perché le viti sono di diversa lunghezza, quindi per non rischiare poi nel rimontaggio di fare danni, quindi mettiamole, ordiniamole in maniera corretta. Naturalmente questa è l'operazione anche che si fa se volessimo effettuare un upgrade, quindi un upgrade RAM, sostituire l'hard disk, quindi montare un SSD, effettuare una pulizia della ventola, dissipatore, sostituzione pasta termica e tutto il resto. Vedete queste viti? Queste sono le viti più corti che vanno in questa parte. Ok, prendiamo il nostro accessorio in plastica per ok a posto. Come potete ben vedere, quindi per cambiare tastiera, o come faremo in questo caso la back cover, bisogna smontare tutti i componenti della scheda madre. Quindi iniziamo subito, iniziamo a staccare le antenne del wireless. Purtroppo non è un lavoro molto facile, tipo per dire altri notebook, che praticamente la prima parte che si toglie è proprio la tastiera, non lo smontaggio, quindi molto più semplice. Rimuoviamo il disco. Adesso dobbiamo in maniera delicata rimuovere la parte che riguarda la porta USB, lettore card reader e jack cuffie. Quindi non ci sono viti, quindi è leggermente incassato. Tiriamo pian piano il cavo, giriamo e vedete è collegato con un ve lo faccio vedere. Vedete, praticamente con un flat, diciamo
la linguetta è abbassata, quindi si alza e si tira, ok? Adesso dobbiamo rimuovere la batteria, quindi stacchiamo prima il connettore in questa maniera, quindi basta alzarlo, è incastrato, e rimuoviamo le viti. Quindi ok, e rimuoviamo anche la nostra batteria. Quindi io adesso passerei alla scheda madre. Quindi qua c'è la batteria tampone, quindi se volessimo sostituire la batteria tampone, quanto si toglie il cavettino e si stacca la batteria. Quindi stacchiamo le casse, stacchiamo monitor, iniziamo a togliere questo, mi raccomando alle viti. Occhio a questo diciamo componente, praticamente su quel connettore è il connettore che porta le porte esatte di alimentazione dalla scheda madre all'hard disk. Attenzione, questo è molto delicato, quindi in questo caso grazie a Dio è fissato sulla scheda madre, quindi non lo toccheremo. Molto delicato il connettore, parecchi si rovina, infatti ne ho cambiati abbastanza. Quindi per uscire la scheda madre bisogna pure smontare questa cerniera, anche per smontare la tastiera bisogna smontare la cerniera, quindi andiamo ad alzare. Ok, quindi stacchiamo dalla parte del touchpad il flat del touchpad che va sulla scheda madre, così la lasciamo collegata alla scheda, ok? Ok, e adesso smontiamo la ventola, stacchiamo il cavetto così diamo anche una bella pulita. No, non si stacca, bisogna togliere il dissipatore, quindi togliamo tutto il dissipatore. Ok, adesso andiamo pure a sostituire la pasta termica da dove ci troviamo. Qua sotto si trovano le RAM, la RAM anzi, che questo qua c'ha, questo c'ha 8 giga, 4 giga on board, quindi saldate a bordo, più un modulo ok. Quindi andiamo a smontare le viti della scheda madre, quindi 1, 2, 3,
praticamente c'è il connettore, c'è qualcosa. Ok, inizio a distaccare questo flattino. Ok, ecco qua, ecco qua la nostra tastiera. Quindi cosa succede? Se noi volessimo sostituire solamente la tastiera, bisognerebbe rimuovere praticamente questa parte qua, che è proprio la tastiera, che è saldata in plastica, praticamente fissata con della plastica tipo fusa sulla scocca, e niente, e poi sostituirla e fissarla in maniera più possibile precisa, diciamo. Prendiamo il cacciavitino un pochino più piccolo per smontare il touchpad da queste viti. C'è pure del nastro in metallo della massa, quindi questo è importante. Ok, questo è il nostro touchpad. Gli speaker, no, gli speaker sono integrati con, la tastiera, sono tutt'uno, vedete, infatti qua me lo stavo notando. Va bene, quindi lasciamo. Adesso finiamo di smontare questa cerniera, poi spero di aver finito, cioè di aver finito a smontare. Ok, ci dovremmo essere. Questa è la nostra tastiera. Quindi adesso andremo a riposizionare, a posizionare la nuova in questa maniera. Ok, quindi questo lato iniziamo a fare tutto al contrario in poche parole, quindi siamo questa cerniera, adesso accelererò un pochino il video, ragazzi, intanto diciamo il grosso l'abbiamo visto.
Quindi adesso abbiamo finito di montare tutto con il cavo del video che bisogna collegare così, quindi possiamo montare batteria e vediamo se è tutto a posto. Ok, tutto a posto. Quindi ragazzi, questo ecco come si può appunto
fare un upgrade su questa macchina. Ribadiamo di nuovo il modello, l'Asus K551L, quindi di qua possiamo sostituire l'hard disk, fare un upgrade RAM, pulire ventola e pasta termica come ho fatto io sul processore e scheda video, eventualmente cambiare se serve batteria tampone e niente. Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, mi raccomando, e niente, se avete domande fatele pure, se posso vi rispondo volentieri. Ciao, a presto.